Ciao a tutti fratelli e sorelle del secondo canale. Oggi entriamo in una tematica a me molto cara, perché io super mega fan degli 883, io fan di vecchia data degli 883, ho deciso di girarvi questo video però cercando di spiegarvi la storia degli 883 sotto un altro punto di vista. Il punto di vista di chi? Di me. Io sono nato nel 1981, quindi ho vissuto la scoperta e l'ascesa della band e poi lo scioglimento e tutto il resto che poi è venuto negli anni. Ve la voglio raccontare da fan. Soprattutto vi voglio raccontare quelle che sono delle dietro storie che secondo me ancora nessuno vi ha raccontato. Se invece volete una infarinatura generale di quella che è la storia delle 883, vi consiglio di andare a vedere la serie TV che è uscita qualche settimana fa su Sky. Tra l'altro, aperta parentesi, esce qualche anno fa, esce la notizia che avrebbero realizzato questa serie TV. Io da fan ho iniziato un po' a tremare, no? Sapete come sono un po' quelle cose. Invece devo dire che mi è piaciuta un sacco. Vi dicevo, mi mancano le ultime 2 puntate, però devo dire che mi è piaciuta, quindi faccio i complimenti a Sky, vi consiglio di andare a vederla, perché al di là magari di qualche adattamento per ovviamente autorale, per la scrittura di tutta la storia degli 883, devo dire che hanno fatto veramente un gran bel lavoro, quindi vi consiglio assolutamente di andare a vederla. Ma ci sono un sacco di storie, ci sono un sacco di retrostorie che secondo me non vi hanno raccontato e meritano veramente di essere raccontate. Eccoci qua con le cose che mai nessuno vi ha raccontato sugli 883. Partiamo dalla prima. Il lato B di chi ha ucciso l'uomo ragno. Mi sono segnato tutte le cose importanti. Già, perché per noi, persone nate tra gli anni 80 e gli anni 90, sappiamo e siamo a conoscenza di un sacco di storie, di retrostorie che si sono autogenerate in tutti quegli anni. Perché ovviamente bisogna analizzare il contesto. Noi oggi, se abbiamo un dubbio o abbiamo una domanda, semplicemente basta aprire Google, googolare la storia o googolare qualcosa e la risposta ce l'hai nel giro di pochi secondi. All'epoca noi questa cosa non potevi farla. Quindi l'unica cosa che potevi fare all'epoca, mi sono scritto, è quella di fidarti di tuo cugino. E se tuo cugino ti diceva che il testo di chi ha ucciso l'uomo ragno era un chiaro riferimento alle stragi e l'uomo ragno era rappresentato da Borsellino, tu determinate domande non te le facevi. Cioè noi all'epoca pensavamo che il testo di chi ha ucciso l'uomo ragno fosse riferito realmente a Borsellino. E poi dopo ovviamente diventando più grande e quindi cercando di far matchare le date con la probabile scrittura a livello temporale del testo, ovviamente nasceva un chiaro paradosso temporale sul fatto che le due cose non potessero coesistere. Il riferimento dell'uomo ragno, ragazzi, chi ha ucciso l'uomo ragno, io credo che ci sia un significato ben celato da Max Pezzali all'epoca, che era quello di semplicemente una denuncia di alcuni temi sociali che all'epoca, all'inizio degli anni 90, stavano crescendo sempre di più all'interno di noi giovani che in quel momento avevamo tra i 10, 15 o 20 anni. Vi stavo dicendo, era una chiara denuncia di temi sociali. Mi sono segnato il consumismo, l'industrializzazione imminente della società e tanti altri temi. Poi un'altra cosa mi sono segnato, poi parliamoci chiaro, Max Pezzali nel 90-91, quindi quando va a scrivere questi testi, aveva 22-23 anni. Quindi c'è un grande punto di domanda quando anche oggi vai a analizzare i testi delle canzoni. Lui realmente voleva dire quelle cose? Realmente la denuncia sociale era il suo ultimo fine quando parlava nei testi di chi ha ucciso l'uomo ragno? Probabilmente non lo sapremo mai. Un'altra curiosità incredibile, il famoso fumetto Gli anni d'oro. Questa è un'altra cosa che sta a metà tra la leggenda metropolitana e la realtà.
Perché noi all'epoca, ragazzini di 15 anni, parlavamo di questo fantomatico, perché non si sapeva, ovviamente collegato a tutto quello che vi raccontavo prima, non si sapeva se questo fumetto esisteva oppure no. Tra l'altro fumetto oggi ovviamente esiste, perché poi Max Pezzali ne ha parlato ampiamente poi negli anni, ma noi all'epoca ovviamente non lo sapevamo, perché il fumetto fu pubblicato nel 1995, mi sono segnato dalla Cosmic Comics con il marchio Liberty. E la storia, ragazzi, è bellissima, perché noi bambini di 15 anni parlavamo di questo fumetto. Esiste, non esiste? Che cosa si racconta all'interno di questo fumetto? Beh, oggi ovviamente io non sono proprietario di questo fumetto, però ho letto la storia, sono andato a vedermi, se cercate qua online lo trovate. Il fumetto semplicemente racconta la storia dei giovani che abitano ovviamente a Pavia, quindi era una storia molto autobiografica fatta da Max Pezzali. E Repetto parla di questo ragazzo che guidava la Croce Rossa esattamente come Max, e tutta questa storia che si sviluppa intorno a questa donna e il grande incubo. Cioè, quindi poi tutte storie che poi si ricollegano a tutti i testi degli 883, però anche questo andava assolutamente raccontato. La storia di questo fumetto, che all'epoca, dello stesso fumetto di cui noi parlavamo all'epoca, che si chiamava Gli anni d'oro, e poi dopo anni ho scoperto che questo fumetto in realtà esisteva veramente e mi sarebbe piaciuto averlo comprato all'epoca. Oggi probabilmente varrebbe tanti soldi. Altra bellissima curiosità: le influenze sulla scrittura. Ovviamente chi parla adesso non è il Lollo vostro amico, ma è Lollo che di lavoro ha fatto anche l'autore musicale. Ecco, Max Pezzali e Repetto, perché gli va dato atto, io ci tengo a rivendicare l'importanza di Mauro Repetto all'interno della scrittura degli 883. Max negli anni ha parlato di influenze che ha avuto a livello di scrittura e ha parlato tantissimo di grandissimi autori italiani. Lui parla di Mogol, parla di Battisti, parla di grandi cantautori del passato, degli anni 60, 70 e 80 italiani. Ragazzi, credo che questa sia stata un'influenza importantissima per lui, perché come tanti di noi che a quell'epoca, vi ripeto, arrivavamo ad avere 15-20 anni, arrivavamo da un background musicale che prevedeva un'importanza importantissima di quelle tipologie di autori. Per noi a quell'epoca i nostri genitori ascoltavano Mogol, ascoltavano Battisti, quindi era normale che tutta questa influenza, che magari anche semplicemente per ascoltare in radio, per tanti pezzi che passavano in radio, ti portavano poi ad avere una tipologia di scrittura che ovviamente si riferiva a quegli artisti di riferimento. Quindi interessantissima questa cosa. Max Pezzali, quando ti dice: io negli anni, se ho scritto in un determinato modo, tanto lo devo anche a Mogol, tanto lo devo a Battisti, tanto lo devo a De André. Credo che sia una cosa molto importante, perché è tutta la scuola italiana del cantautorato che poi alla fine in quegli anni si è convogliata nella scrittura delle canzoni degli 883. Ma finalmente ci siamo. Arriviamo a parlare di quello che è letteralmente l'elefante nella stanza. La domanda a cui tutti noi ragazzi dell'epoca non riuscivamo a darci una risposta. E la domanda è semplice: ma che fine ha fatto Mauro Repetto? Le teorie a riguardo, mi sono segnato, sono tantissime, perché si passava da tuo cugino che ti raccontava che era stato rapito, Mauro Repetto era stato rapito dagli alieni, oppure semplicemente si era trasferito negli USA per seguire una ragazza alla quale si era innamorato durante una sfilata di moda. Questa ipotesi, che tra l'altro può essere anche veritiera, perché sia nella serie TV, quella di cui vi parlavo prima di Sky, sia nei libri scritti anche ultimamente sia da Repetto che da Max Pezzali, raccontano veramente questa cosa, perché dicono che un pomeriggio Max Pezzali, parlando un venerdì pomeriggio, dice Max Pezzali, parlando con Repetto, si mettono d'accordo e si dicono: ok, allora loro erano già molto molto famosi, erano già all'apice della loro carriera. A un certo punto Repetto parla con Max Pezzali e gli dice: ok Max, parto, vado a Parigi per una sfilata di moda, ci vediamo lunedì. Ecco, quel lunedì è arrivato esattamente 2 anni dopo.
Quindi semplicemente il buon biondino che balla a fianco di Pezzali semplicemente se ne andò. Forse sommerso da un successo che neanche loro si aspettavano, e forse era anche troppo grande per lui e per loro da gestire. La leggenda narra che poi Repetto finì anche a Disneyland Paris. Tra l'altro confermato dallo stesso Repetto, andò là e diventò un responsabile di alcuni eventi all'interno appunto del resort di Disneyland Paris, e là ci rimase per anni. E niente, qua mi è sempre venuto da ridere immaginare un Repetto che in Italia era una vera e propria superstar finire in quel di Parigi, a Disneyland Paris, a fare appunto il cowboy, come dice lui, vestito da cowboy di Toy Story. Veramente una storia incredibile. E per concludere questo video di curiosità, vorrei rispondere ad una domanda. E la domanda è questa: ma perché Max Pezzali, Repetto e gli 883 hanno avuto così tanto successo? Io mi sono segnato che secondo me la risposta è molto più semplice di quello che sembra, perché Pezzali e Repetto semplicemente raccontavano la vita di provincia, e quella vita di provincia che loro raccontavano, il tema principale dei loro testi, matchava perfettamente con quello che era lo stato d'animo di noi ragazzi dell'epoca, perché loro non usavano termini complicati. Max e Repetto nelle canzoni usavano le parolacce, loro usavano lo slang che noi giovani all'epoca usavamo. E poi, sinceramente, a pensarci bene, probabilmente io e Max abbiamo tante cose in comune, perché lui, mi sono segnato, è un grande collezionista di fumetti, ha più di 1300 fumetti, io non ne ho così tanti, però di fumetti ne ho tanti anch'io. A lui piacevano quelli della Marvel. È una persona a cui piacciono le moto, piacciono le Harley, ovviamente dal quale deriva il nome 883, gli piacciono i tatuaggi, Max piacciono i tatuaggi, ha tatuato il nome di suo figlio Ilo, però c'è una cosa sulla quale io e lui non andiamo per niente d'accordo, e ovviamente è il calcio, perché lui è un interista e invece io tifo AC Milan. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, con queste piccole curiosità degli 883, visto che mi sembrava giusto farlo, perché in questo momento in cui c'è grandissimo hype per via appunto della serie TV uscita su Sky sugli 883, ecco, mi piaceva portarvi la mia esperienza sugli 883 e raccontarvi quelle che erano queste leggende metropolitane che ci hanno accompagnato e mi hanno accompagnato per tanti anni della mia infanzia. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video vi chiedo la cortesia di lasciare like, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, vi ringrazio perché vi state iscrivendo in tantissimi a questo mio secondo canale, e niente, ciao al prossimo video. Ciao a tutti e come sempre buona vita. Ciao.